Amici della finanza sul web, ben trovati nel terremoto. In tutti i paesi occidentali il presidente ucraino Zelensky è descritto sostanzialmente come un eroe dei valori democratici contro la tirannide e anche l'Ucraina, anche la nazione ucraina è raccontata come un Davide democratico che combatte contro un Golia totalitario, cioè la Russia. Però c'è un paese, pur occidentale, che non segue questa narrativa, oltre a non dare seguito nei fatti a questo tipo di divisione, cioè rifiuta di varare sanzioni molto dure contro la Russia e non trasferisce armi agli ucraini. E per strano che possa sembrare, quel paese è Israele. Qualche giorno fa Zelensky ha parlato alla Knesset, il Parlamento israeliano. Normalmente quando il presidente ucraino parla ai parlamenti occidentali viene accolto con tutti gli onori e ottiene delle standing ovation. Non è stato così in Israele. Zelensky ha fatto il suo solito racconto, ha paragonato Vladimir Putin, il presidente russo, a Hitler e la Russia alla Germania nazista, al Terzo Reich, ma questo non è affatto piaciuto in Israele e ha suscitato molte critiche. Il ministro delle telecomunicazioni Handel ha sostenuto che per quanto la guerra sia un qualcosa di orrendo, il paragone con la Shoah, soprattutto fatto da un presidente ebreo come Zelensky, è oltraggioso. E l'ex ministro Yuval Steins ha usato parole ancora più forti, ha sostenuto che un discorso del genere è ai limiti del negazionismo, ma non soltanto. Oltre a criticare il presidente ucraino, l'ex ministro ha anche lanciato un'accusa davvero dura all'Ucraina, alla nazione ucraina, sostenendo che seppure durante la seconda guerra mondiale, quando le truppe naziste hanno invaso l'Ucraina, ci sono stati dei casi di ucraini che hanno nascosto, difeso gli ebrei e quindi hanno ottenuto il titolo di giusto tra le nazioni, che è una sorta di titolo, un'onorificenza che viene concessa a coloro che si sono opposti all'Olocausto, ma ha sottolineato l'ex ministro, moltissimi ucraini hanno viceversa sostenuto i nazisti, si sono messi a disposizione del progetto di sterminio e questo anche per accaparrarsi i beni degli ebrei che venivano deportati. Quindi un'accusa gravissima contro l'intera nazione ucraina, proprio in un momento in cui invece l'Ucraina dagli altri paesi occidentali viene raccontata come una diga, un argine alla barbarie nazista, nonostante all'interno delle forze armate ucraine siano stati assorbiti tutti quei gruppi neonazisti che si sono opposti ai russi e quindi che hanno durante la guerra civile combattuto contro la parte della popolazione russa anche facendo una serie di azioni di pulizia etnica. Ma il rapporto tra Israele e il governo ucraino è molto complesso, è molto particolare. Tutti sanno, gli analisti sottolineano come una considerevole quota della popolazione di Israele sia russa, provenga dalla Russia e altrettanto viene messo in luce il fatto che Israele ha in qualche misura bisogno di un rapporto costruttivo con Mosca per lo scenario mediorientale. La Russia è entrata in maniera molto massiccia nel Medio Oriente, sia attraverso l'alleanza con l'Iran, sia attraverso la sua presenza militare in Siria, ma le questioni di natura di politica interna e di politica estera potrebbero non essere le sole. C'è infatti
Un'altra ragione abbastanza incredibile che racconta di un rapporto molto particolare tra lo Stato ebraico e l'Ucraina. Vediamolo nel servizio. A molti potrà sembrare assurdo, ma da anni esiste un progetto per creare un nuovo Stato ebraico in alcune delle province del sud dell'Ucraina. L'ideatore ed organizzatore di questa idea per la nascita di un nuovo focolare nazionale ebraico è Igor Berkut, un politico ucraino nato nel 1964 nella regione di Luhansk e attualmente presidente del partito Grande Ucraina. Il progetto, chiamato la Nuova Gerusalemme o Gerusalemme Celeste, ha una prospettiva di lungo termine che dovrebbe svolgersi almeno fino al 2049. Secondo Berkut, la prima fase della costruzione della Gerusalemme Celeste sarebbe quella di distruzione e frammentazione dello Stato ucraino, dal 2019 al 2024, seguita da una fase di riformattazione del paese dal 2024 al 2029. Successivamente dovrebbe nascere l'embrione del nuovo Stato, che dovrebbe accogliere 5 milioni di ebrei. Ma perché creare un nuovo Stato ebraico al di fuori di Israele? Secondo Berkut, le ragioni sono di natura geografica, economica e politica. Israele ha un territorio molto piccolo, in parte desertico e privo di risorse naturali sufficienti a garantire la prosperità di milioni di ebrei. Ed oltre a questo, il piccolo Stato ebraico è circondato da vasti stati arabi ostili. Dunque la creazione di un gemello di Israele su un territorio molto più vasto e fertile sarebbe la soluzione in grado di garantire ad entrambi gli stati degli ebrei la sopravvivenza per i prossimi secoli. In questa prospettiva la popolazione ucraina, che ammonta a circa 40 milioni di abitanti, dovrebbe diminuire drasticamente e gli ucraini dovrebbero essere spinti ad emigrare in altri paesi. Va detto che in effetti l'Ucraina ha già perso una quota considerevole della propria popolazione. Nel 1992, all'indomani della caduta dell'Unione Sovietica, il paese contava oltre 52 milioni di abitanti. Ora ne conta circa 43 milioni, quasi 10 milioni in meno. Il progetto Nuova Gerusalemme ha avuto il suo avvio ufficialmente nel 2017, con lo sbarco nel porto di Odessa del primo gruppo di 183 immigrati provenienti da Israele, per posare la prima pietra delle fondamenta del nuovo Stato. Quello della Gerusalemme Celeste può sembrare un progetto delirante, frutto della megalomania di un esaltato, ma pare che Berkut, che viaggia continuamente tra Ucraina, Israele e Stati Uniti, possa contare su molti finanziatori e supporter del progetto, tra cui ci sarebbero anche uomini politici israeliani di primo piano. Non è chiaro se le affermazioni che Berkut diffonde sui suoi canali siano pura propaganda o se effettivamente miliardari e politici sionisti supportino questo progetto. Ma se si pensa che in pochi decenni dal primo congresso sionista uno Stato ebraico è stato creato in Palestina, il progetto di una nuova Gerusalemme non appare così fantascientifico. Magari si tratta solo di una coincidenza, ma nel 2020 l'attuale presidente Zelensky, anche egli ebreo, ha affermato in una intervista che il suo governo stava progettando la costruzione di una piccola Gerusalemme. Una vera e propria città costruita da zero, con un museo della storia ebraica, un grande parco ed una magnifica sinagoga. Di certo le sue parole saranno state musica per le orecchie di Berkut e dei suoi sostenitori. Israele vive una minaccia esistenziale, in quanto uno dei suoi problemi principali è di natura demografica, al di là delle altre questioni. Nello Stato ebraico esiste un 25% di cittadini arabi israeliani
che ha un tasso di natalità molto elevato e il paese è circondato da centinaia di milioni di arabi che vivono nei paesi confinanti. La questione demografica è quindi da sempre uno dei punti essenziali, una delle questioni principali che il governo israeliano si trova a dover affrontare e forse il progetto di alcuni potremmo definirli neosionisti, di dividere la popolazione ebraica tra lo Stato israeliano e questo possibile nuovo Stato, questa nuova Gerusalemme in Ucraina, potrebbe essere visto da parte del governo e dell'establishment israeliano come una minaccia, al di là del fatto che sia effettivamente un progetto concreto e serio o si tratti invece delle farneticazioni, dei deliri di onnipotenza di un singolo esponente, di un singolo politico e di un ristretto numero di suoi seguaci. Quello che però dal mio punto di vista emerge ogni volta che si considerano le questioni relative allo Stato ebraico è come la demografia sia un elemento essenziale per la sopravvivenza dei popoli, delle culture e noi che in Italia viviamo un inverno demografico che mette davvero a rischio la nostra sopravvivenza dopo millenni di storia, sembriamo davvero non accorgercene e sarebbe arrivato il momento che di questo si iniziasse a parlare. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.